In 26 anni di vita ho imparato un po' a conoscermi e ho capito questo di me. Faccio piuttosto fatica a gestire il mio tempo, molta fatica. E chi mi conosce lo sa bene. È una lotta continua, il mio tallone d'Achille, si dice così, no? Ma ci stiamo lavorando, Mentre dall'altra parte ho un certo talento a gestire lo spazio. Sono un tipo abbastanza ordinato io. Mi piace tenere le cose in ordine, la scrivania a posto, l'arredamento ben messo, i file nel computer ben ordinati, nelle cartelle. E se c'è una cosa che mi fa andare fuori di testa è trovare le cose fuori posto, e questo capita regolarmente in oratorio. Capirai, scusa, se sai che una cosa deve stare lì e la sposti, poi devi rimetterla a posto, no? Sono un filino fissato su queste cose. So che c'è anche gente davvero maniacale che tutti i giorni pulisce la casa, fa la polvere alle foglie delle piante e dispone le matite in ordine cromatico dentro l'astuccio. Io questo lo facevo alle medie, ma questi sono comportamenti eccessivi, patologici, e in questi casi l'ordine diventa fonte d'ansia, anche perché l'ordine perfetto non esisterà mai e ci sarà sempre qualcuno, qualcosa che arriverà e lo scompaginerà. Però un certo livello d'ordine nella vita non può che far bene, anzi è indispensabile. Aveva ragione tua madre quando entrava in camera tua e ti sclerava addosso perché non hai rifatto il letto, non hai sistemato la scrivania, hai ammucchiato tutti i vestiti sulla sedia e questa casa non è un albergo. Fare ordine è una forma di disciplina interiore, forse la prima e sicuramente quella più a portata di mano, perché appunto si tratta di allungare la mano e mettere a posto le cose che sono intorno a te. Se vuoi fare qualcosa di veramente utile per te e per le tue attività, fai ordine, sistema lo spazio, questa è la base, that's it. Per quali motivi fare ordine è così importante? Primo motivo: l'ordine esteriore è riflesso dell'ordine interiore. Quando c'è disordine intorno a noi, quando sul nostro tavolo di lavoro ci sono buttati lì 1000 fogli, 800 libri, 27.000 penne, spesso e volentieri lo viviamo con ansia, con angoscia, con un senso di confusione. Se dobbiamo cucinare e non riusciamo a trovare il mestolo, la pentola, il coltello per tagliare il pane perché abbiamo tutto per aria, di certo non riusciamo a farlo serenamente. Prova a studiare in un ambiente disordinato, su un tavolo disordinato, e vedrai ci metterai più tempo e ti incasinerai le idee. Perché le chiese sono sempre così ordinate, pulite? Perché l'ordine esteriore ci aiuta a recuperare un ordine interiore. Tu puoi entrare in chiesa di corsa, sudato, affannato, puoi essere il peggio peccatore del mondo, ma nel momento in cui ti siedi in una panca e ti accorgi dell'ordine che c'è intorno a te e accordi il tuo animo con quell'ordine esteriore, ecco che puoi ritrovare la pace e la serenità. E lo stesso vale per i giardini zen, sono un modo esteriore per fare ordine dentro di te. Quindi se sei angosciato, ansiato, casinato, non sai da che parte girarti perché sei stressato, se dentro di te c'è il disordine, inizia a fare ordine fuori di te. Metti a posto la cameretta, fallo dai, la mamma ci aveva ragione. Secondo motivo: l'ordine è segno di cura. Una casa in disordine che cosa ti comunica? Trascuratezza, mancanza d'amore. Poi magari il motivo è che non c'è stato tempo di sistemare, però gli ospiti che vengono a trovarti vedono tutto per aria, 2 dita di polvere sulle mensole, percepiscono trascuratezza, un po' di mancanza di rispetto nei loro confronti. Prendersi cura della propria casa e dei propri spazi è un modo per volersi bene. Infatti le persone che hanno una bassa considerazione di sé di solito la riflettono in una bassa considerazione anche dei propri ambienti, in una mancanza di cura delle proprie cose. Poi c'è sempre quello che dice: beh, ma io ho il mio ordine. Sì, però frate, tu non sei da solo nel mondo, non sei un individuo, sei una persona, sei legato con gli altri, e quindi se qualcuno entra nella tua vita o entra in casa tua avrà pure il diritto di sentirsi a suo agio nel tuo ordine. Tenere in ordine un ambiente è un modo per prenderci cura anche di tutte le persone che poi lì entrano. Terzo motivo: ordine è creazione. Quando Dio ha creato il mondo, in principio ha fatto ordine in mezzo al caos primordiale. Ha separato la luce dalle tenebre, le acque di sopra da quelle di sotto, il mare dalla terraferma, il giorno dalla notte e così via. Così il libro della Genesi ci racconta la creazione. Ma lo sappiamo che non è andata veramente così. Sì. Lo sappiamo che non è andata veramente così, ma la Genesi non vuole raccontarci esattamente come sono andate le cose, ma vuole dirci il senso delle cose.
Chiaro? Fare ordine è un modo per far progredire la creazione, per prenderci cura del mondo, per custodire la bellezza del creato. Ed è una responsabilità grandissima. Fare ordine intorno a noi è il modo più semplice che noi abbiamo per dimostrare a noi stessi che siamo liberi al comando della nostra vita, perché dimostriamo di sapere qual è il nostro ruolo all'interno dell'ambiente che ci circonda. Noi dobbiamo prendercene cura. Noi siamo lì per far progredire la creazione. Mica male. Innanzitutto il nostro compito come uomini è quello di creare ordine in mezzo al caos della vita, di separare il bene dal male, e questo parte dalla decisione di mettere ordine alla nostra cameretta. Devo farlo. Quarto motivo, l'ordine non è il fine che dobbiamo raggiungere, ma è il mezzo attraverso cui possiamo raggiungere i nostri obiettivi. L'ordine non è mai qualcosa di statico, immutabile, come vorrebbero magari certe nonne. In casa non puoi toccare assolutamente niente, perché dovremo pur vivere e muoverci in casa, no? Anche l'ordine è orientato ad altro, ossia finalizzato a che cosa? Alla vita. E qualcuno potrebbe dire, ma cosa metto in ordine a fare? Che tanto poi lavorando, muovendomi, sposto le cose. Non dobbiamo mettere in ordine in nome dell'ordine, ma perché nell'ordine abbiamo la possibilità di vivere meglio la nostra vita e di svolgere meglio le nostre attività. Lo studio, il lavoro, la cucina, lo sport, 4 chiacchiere con gli amici, tutto viene meglio se viene fatto nell'ordine. In questi giorni, questa emergenza del coronavirus ci tiene a casa da scuola o dal lavoro, tendenzialmente ci fa stare tutti un po' più a casa perché abbiamo paura. Per tanti versi questo è un problema, ma almeno abbiamo un sacco di tempo libero. Quindi approfittane. Carpe diem, sfrutta l'occasione, fai ordine. Sistema la scrivania, la cameretta, la casa, i ricordi d'infanzia, i file sul computer, lo sgabuzzino dove butti dentro tutte le cose che non sai dove mettere. Sistema, fai ordine. Sicuramente adesso tempo per farlo ce n'è. Non hai più scuse, sì. Il buon Peggy diceva: l'ordine e l'ordine soltanto fa in definitiva la libertà, il disordine fa la schiavitù.